Bene ragazzi, oggi faremo la pulizia del nostro bellissimo aeroplano. Come vedete l'ottica manca, perché ho deciso di cambiarla con una Elkan Spectre 1.5 per 6 e mi è arrivata oggi, ce l'ho già qui l'ottica, prepareremo un contenuto dedicato. Non ci perdiamo in chiacchiere, la prova a fuoco di questa arma ce l'avete sempre sul canale, recensione e prova a fuoco. Oggi facciamo la pulizia e vediamo anche un po' la meccanica, parleremo anche, mentre faccio la pulizia, della meccanica. Prima di iniziare ci tengo a spiegare e a ripetere che le armi vanno pulite tutte le volte che le utilizzate. Questo vi permette di fare meno fatica e di avere un'arma sempre pulita, soprattutto affidabile. Come scarica? Lo potete vedere. Ma cosa ci serve per la pulizia? Effettivamente ci serve poco. Non abbiamo bisogno di tante cose. Allora, prima cosa andiamo a separare quello che è l'upper dal lower. Io ho spessorato perché ho perso il pin del blocco e mi usciva, allora ho deciso di mettere questi spessori che vendono ovunque, sono degli spessori in silicone e fanno un bellissimo lavoro e oltretutto tengono in tensione l'upper dal lower. Questa è la parte dello scatto. Come vedete non è tanto brozzo il fucile perché viene fatta una manutenzione senza andare a fare diventare i residui permanenti. Ricordo che questa è un'arma a recupero a pistone. Poligono ci avrò sparato un 150 colpi. Vi faccio vedere come un'arma a pistone rimane molto più pulita. E ripeto, la pulizia, guardate, la pulizia è anche sinonimo di affidabilità. Lower che a posto. Guardate che martello che ha l'Elkan. Ho provato a montare uno scatto della T73 e non andava bene per questa piattaforma. Dopo in questa arma arriverà un sistema buffer e molla dedicati. Metteremo un buffer per il 223 della Lamezia Bull e una molla a spiede piatte del 308. Dico del 308 perché l'ho già provata sul mio Smicer, infatti avete lì il contenuto anche dello Smicer con il buffer e la molla cambiati. È un fucile da 17 colpi in 3 secondi, una cosa un po' mostruosa. Comunque torniamo alla pulizia dell'arma. Guardate che otturatore ha bene. Ora lo devo pulire dopo 150 colpi. Non sembra nemmeno sporco, è un otturatore cromato in acciaio, cioè ha una qualità che fa veramente la senti la differenza. Questo lo lasciamo qui, facciamo la pulizia della canna. Soprattutto non mettete olio dentro la canna, che oltre a impiastrarvi tutto, se non la pulite bene dopo l'olio, la combustione crea una patina nella canna, quindi non fate sta cazzata. Le canne vanno pulite a secco e al limite dopo vi passate la sopezzuola. Questo è quello che vuol dire avere un fucile con un recupero a pistone. Dopo 200 colpi smonti l'arma e praticamente come se non avesse mai sparato. Arma che io amo personalmente. Dopo, qui all'interno
io mi aiuto con un cacciavite senza andare a graffiare il metallo. In queste armi in particolare con il recupero a pistone, una volta che non avete nulla dentro, praticamente è quasi pulita l'arma, ok, gli diamo un'occhiata al paramano e con questa ghiera si apre. Qui abbiamo il sistema okay. Gli diamo una pulita e lì controllate una pulita. Questo è il sistema a pistone. Come vedete, forse è la parte più sporca è questa. Allora, per queste parti qua mi sono attrezzato con una spazzola dovrebbe bastare. Guardate com'è bello lucido, non ha praticamente è tornato nuovo. Mettiamo a posto. Prima di rimontare, se vi ricordate, una cosa dico sempre è lasciare esternamente quella platina non proprio di unto che protegge l'arma. Questa cosa soprattutto quando sapete che un'arma non la utilizzate magari per qualche mese, gli può fare soltanto bene, che protegge il metallo. Riassembliamo, questa la chiudiamo dopo quando metteremo il pin dell'over. Ci siamo, chiudiamo, metterete il click, la paramano è a posto. Andiamo a dargli giusto un po' di pasto per lo scorrimento della sta armamento, almeno c'ha un po' di gioco, e gli diamo un po' di bastol anche sotto la torre per farlo scivolare bene. Ripeto, non esagerate, non avete nessun bisogno di esagerare. Rimettiamo il pistone e pin, tac. Benissimo, l'arma è pulita. Dopo diamo una asciugata. Ragazzi, facciamo un piccolo spoiler, così a sangue caldo. Cosa ne pensate? Ma che figurini! Arriverà presto la recensione anche di lei. Non vedo l'ora di tararla. Come sempre vi invito a mettere un like, a iscrivervi alla pagina. Chiaramente se i miei contenuti sono di gradimento, questo mi dà una grande soddisfazione per portare avanti quello che è il canale e portarvi nuovi contenuti. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e ci vediamo con il prossimo contenuto. Ciao!